È l'alba al campo, grande umidità come si vede, la notte, siamo anche in riva al mare, però insomma non è male. I gabbiani sono lì che mangiano, quello che ha portato l'alta marea. Adesso finiamo di preparare la macchina, medicine, colazione e partiamo. E poi dovrò cercarmi un materassino, perché il mio materassino è andato e infatti la mia schiena sta piangendo. Quindi dovrò vedere se a Bosdur trovo magari un qualcuno che è in grado di darmi un pezzo di gomma a piuma o qualche cazzata, vediamo. Per adesso la mattina non è male, la brume se ne sta andando già, sono le 8:30 circa. Si va. Signori e signori, non so che giorno sia oggi della nostra avventura, non me lo ricordo più ormai. Siamo al 31 oggi, che giorno è oggi? O è già il primo di... Oggi è già... no, oggi è il 31 ottobre, martedì. Sono 12 giorni che siamo in pista. Insomma, mi sono fermato a prendere un caffè, ottimo peraltro, devo dire, veramente buono, fatto bene. Questa stazione di servizio munita di bar, con cessi, e volendo lì ci sarà anche un qualcosa che deve essere una boucherie, però ha l'aria di essere chiusa da un bel pezzo. Comunque questo bar ristorantino qui c'ha dentro un po' di tutto, c'ha anche un po' di scorte alimentari, volendo si trova trovare roba da mangiare. Un po' di aria qui dentro che tolga pian piano l'umidità, il sole è salito, sono le 10 praticamente, no, 9:30. Dovrebbe esserci una trentina di chilometri prima del bivio per andare in quel posto dove c'è la sorgente con l'acqua calda. Gandini dice che si può andare a fare il bagno nella piscina d'acqua calda e che c'è il campo attrezzato a fianco. Da satellite tutto questo non si vede, ma noi ci andiamo a vedere com'è. Tutto questo pezzo di strada, ormai sono già una quindicina di chilometri, in mezzo a queste piccole gare, non è mica brutto. Serie 7 a palla, si vedono sempre meno Land Rover e sempre più Serie 7 seminuove, insomma. Tutti pick up naturalmente, ma insomma sono macchine che da noi costano 70.000 euro, quindi non è che sono così poveri, ne hanno da vendere di cammelli per comprarne una. Altro 79, ah, che meraviglia, cazzo, tutti 79 color sabbia, bellissimi. Abbiamo svoltato per il forage di Girafia. La strada direi che è nuovissima, tutta appena asfaltata, quindi niente pista fino a Girafia, e poi vedremo Girafia se è un posto dove ci si può fermare o si procede. Sembrava che ci fosse il sole pieno, da lontano si vedevano le nuvole basse, ma non sono nuvole basse, è ancora la nebbia che in questa parte interna non si è ancora dissolta col sole. Quindi che proprio la nebbia al mattino qua è uno standard. Eccoci qua, questo bivio qua in teoria ci dovrebbe portare, forse, anche se è scritto tutto in arabo e non si capisce una sega come al solito, vista la direzione potrebbe andare verso quella cisterna che è segnata sulle carte, è segnata come anticipo per arrivare poi all'altra dove c'è la sorgente di Girafia. Quindi noi la prendiamo e vediamo se riusciamo ad arrivare a questa cisterna e poi prendere l'altra strada. In teoria da qui alla cisterna sono 6 km.
Eccoci, siamo quasi arrivati. E questo posto qua, ci sarà qualcuno che ci vive, ci sarà soltanto la cisterna e ogni tanto vengono a prendere acqua. No, c'è un mezzo, vedete là, c'è un camion che è appena, però un pick up che è appena andato via da lì, anzi che sta venendo in qua. Andiamo a vedere chi è quello lì, andiamogli incontro così vediamo che cosa. Ah, i cammelli, c'ha i suoi cammelli, 2 cammelli. Buongiorno. Salam alaikum. Ça va? لاباس بخير bien Bien, bien. كلشي bien Bien, tout bien. الحمد لله هو منين J'arrive dall'Italie. ايه L'Italia. ايطاليا bon Ah, questo non l'avevo ancora visto, come si carica un cammello tutto legato. Ma guarda che operazione fa. Il primo è caricato. Adesso stessa operazione col secondo cammello. Fantastico. مرة كذا ما عليه مشكلة. زين
il chameau è veramente incazzato. 4 ne vogliono caricare, quindi questo è il terzo e ce n'è ancora un quarto legato un po' più in là nella piana. Eccoli qua, facciamo un grande giro, li saluto. Andiamo. Andiamo. Au revoir. Ciao ciao. Yes. Allora, nous allons. Via. Eccola qua, questa è la nostra traccia. E lei, via. On y va. Ecco, in teoria adesso la pista dovrebbe girare a sinistra, vediamo un po' se è vero. Io vorrei evitare di perdermi in mezzo al nulla, ma dovrebbe girare a gauche, vediamo se ne troviamo una di video. C'erano dei cammelli, la strada va sempre più dritta e invece dovrei trovare qualcosa che va in là. Ecco, qui c'è una pista che va in là. Sì, questa va sempre dritta e non gira, per cui noi torniamo indietro, andiamo lì dietro di 50 metri e giriamo. Giro a U. E qua, oddio, io voglio di saltare su una mina, non ce l'ho, per cui aspettiamo di trovare qua una deviazione. Eccola qua, voilà, e qui c'è una pista più o meno tracciata, non recentissima, però è scavata, si vedono le tracce bene, quindi si può andare, la direzione è perfetta. Bene, mezzogiorno e mezza, sembra il caso di fermarsi a mangiare, piccolo spuntino. Allora, sento qua c'è un omaggio a mio padre. Andava matto per gli antipastini Galfrè, che io ho sempre odiato. Però prima di partire ho trovato che la Galfrè si è messa a fare anche delle cose più banali, tipo fagioli e tonno, che come antipastino a quest'ora vanno benissimo. Per cui adesso ci mangiamo un fagioli e tonno, caro papà, con roba Galfrè, pardon. Speriamo che sia buono e non siano delle porcate come erano quelle cose che piacevano tanto a te, perché erano veramente immangiabili. Non ho mai capito come tu facessi a mangiarli, ma ognuno si sceglie il proprio veleno e questa volta è toccato a me col Galfrè. Vediamo cosa viene fuori, magari è buono, se è buono la premiata ditta Galfrè dovrebbe farmi un monumento per una pubblicità come questa. Se fanno cagare, la premiata ditta Galfrè mi viene a cercare a casa per farmi un culo così, non si sa, vabbè, adesso io non lo so, per cui questa roba viene come viene, non sappiamo. Gentilissimo signor Galfrè, non so se è il signor Galfrè che la gestisce oppure se ormai è diventata una multinazionale. Non è male, non è niente male. C'è un corvaccio a 500 metri da qua che gira, non ho mai capito se i corvi che fanno così sono paragonabili al diavoltoio. Eccolo che arriva. Vieni Cornelias, vieni. Passa vicino, guarda, è a terra un pochino più in là, su un alberello. Adesso controllerà mezz'ora, poi quando io me ne vado passa di qua a vedere se è rimasto qualcosa da mangiare. Beh, vorrete mica restare lì a guardarmi fino al momento del ruttino, Adesso stacco. Il ruttino lo faccio in libertà, non sia mai. Bene, abbiamo mangiato.
abbiamo fatto l'unica sigaretta, insomma, la sigaretta del giorno, che speriamo sia veramente la, questo dipende da come mi gira oggi, ma direi che va bene. E direi che è ora di ripartire, quindi mettiamo su la telecamerina. L'uccellino continua a cinguettare qua intorno, per cui se mi allontano magari riesce a trovare le bucce di mela che c'hanno dentro dell'acqua e quindi gli piacciono. Non so che tipo di passeraceo sia, è un passeraceo, ma non so che cosa sia, non è un mula mula, perché i mula mula sono tutti neri con la pancia e una macchia bianca sulla testa. Questo è molto più chiaro, c'ha una macchia gialla e un po' di striature nere, per cui boh. Sarà un altro passeraceo, lo cercheremo a casa facendo dei confronti con le immagini. Allora, on y va. Ladies and Chesterfield, è ora di partire. Voilà. Riprendiamo la traccia. Speriamo che gli uccellini trovino quello che gli ho lasciato. Rientrati sul Gudrone in direzione della sorgente sulfurosa di Gerifia. Qui cosa c'è scritto? Forage e Zaouia. Zaouia, che cazzo è Zaouia? Non si sa, ma potremo poi seguirla al ritorno. Vediamo dove si va a finire. Qui c'è una maison, qua c'è un abbeveratoio e qui c'è una strada. Qui finisce, là c'è il coso e probabilmente un voie tournée, sì. Come visto da satellite sembrerebbe che il campo attrezzato e la piscina siano un lontano ricordo, per cui decido di proseguire. Ma per dove? Secondo le mie rotte dovrebbe esserci una pista che parte verso nord proprio qui, ma quella che provo a seguire per qualche centinaia di metri curva subito verso est e non si vedono altre tracce. Per cui inverto la rotta e torno verso il bivio per Zaouia, che perlomeno punta nella direzione giusta. Giusto di qua. Non so se ho fatto la cosa giusta, ma sicuramente non mi vado a impegolare là da solo. Comunque si può fare. Zaouia, Bojdur, sì, ma fino là puoi risalire, quindi magari questo ti porta già in direzione di Bojdur. Vediamo un po' dove cazzo porta, vai. Strada battuta? No, poco. Tracce solo in mezzo, il resto è sabbino. Allora, visto che a Zaouia finiva l'asfalto, torno un po' indietro e guarda, c'era indicata, c'era una tanica abbandonata e un pezzo di pneumatico all'altezza di dove si staccava questa pista, che non è marcatissima, però c'è, e direi che è esattamente quella della traccia che ho io, per cui la seguo. Allora, in teoria dovrebbero essere 230 km per arrivare a Bojdur, ma la possiamo accorciare di almeno una quarantina. Gasolio ne ho per fare 400 e passa chilometri, quindi mezzo serbatoio ancora, più tutto il serbatoio sul tetto. Allora, la pista è abbastanza ben tracciata. Direi che di mezzi ne passano, perché ci sono almeno 2 o 3 tracce fresche, quindi non devo farmi troppe paure né paranoie. Non è una pista abbandonata, insomma, è una pista frequentata.
No, sono solo dei montrucchi, non sono delle tombe, sembrava, ma no. Tanti montrucchini strani, però non sono tombe. Sempre grandi piattoni, la pista ogni tanto si vede discretamente come adesso, ogni tanto si vede meglio e ogni tanto proprio sparisce, bisogna andare un po' a naso. Sembra una pista che va a tagliare via un gomito che faceva l'altra traccia che avevo, quindi forse anche un pochino più corta e dovremmo arrivare più velocemente a una pista più marcata per raggiungere Bosdur. Non so esattamente, non trovo più la pista di prima, però qua ci sono di nuovo dei TAS. Sembra di essere tornate sulla pista della Paris-Dakar dell'altro giorno. Ci sono di nuovo i TAS di Pierre da seguire, quindi noi seguiamo i TAS. Che i TAS da qualche parte portano sempre, magari l'ufficio delle entrate, però da qualche parte portano. Sempre tra i TAS, là c'è un gabbiotto bianco, qualcosa di bianco là in fondo, che je ne sais pas se è già la giunzione con quell'altra strada o pista che ho davanti a me, cosa che potrebbe anche essere. Sì, lì ci sono dei cartelli stradali, quindi ci siamo ragazzi, ci siamo. Quindi stasera siamo già a Bosdur, abbiamo guadagnato un giorno sulla tabella di marcia, perché abbiamo fatto questo pistone che doveva essere 200 e passa, che con i tagli direi che è intorno ai 180-190 km, perché la velocità fino adesso è stata 45 all'ora di media, quindi buona. Sì, qui c'è una vecchia strada che finiva proprio qua, guarda qua, 50 km a Bosdur, vecchia pista e un pezzo vecchia strada. Vediamo un po' cosa scrivono qua sul cartello. Chasse interdit, province de Bosdur, réserve permanente, la chasse est interdite. Aidez-nous à protéger et conserver notre patrimoine naturel. Ok. Va bene, quindi adesso abbiamo questo asfalto, direi, questo è asfalto, sì sì. Tra ieri e oggi belle piste ragazzi. Tutte inaspettate come tipo di roba, fantastico. Comunque in distanza c'è Bosdur e cominciano a esserci delle abitazioni. 4 km a Bosdur. Tricicli, piacciono molto i tricicli a Bosdur. Era una città piccolina, adesso è grande, guarda, abbiamo anche lo stadio qua a destra. Il mitico Bosdur Football Club abbiamo qua. Bosdur era veramente piccolina, ma come abbiamo visto la popolazione e le dimensioni delle città crescono velocemente. Grandi boulevard, rotonde come neanche un comune del Cunese e molti quartieri nuovi, compreso uno già tracciato sul mare, lungo la nuova ed immensa passeggiata. Ma al di là dell'urbanistica, io ho cose più prosaiche a cui pensare. Prima di tutto, mettere qualcosa sotto i denti. Vista l'ora, ancora una volta trovo aperto un burger, dove mi accomodo con grande piacere. Burger e patatine sono ottimi ed in più ottengo l'indicazione su dove trovare un materasso. Veloce passaggio ad acquistare il suddetto, che ha dimensioni adatte, ma la gomma piuma interna è decisamente cheap e la fodera ha un colore improponibile, e poi via verso il campeggio comunale, che è decisamente malmesso, anche se il suo nuovo gestore, simpatico e motivato, si sta dando un grande affare per rinnovarlo. Vi consiglio le piazzole verso il mare, sono protette dal muro di cinta e quindi silenziosissime.